Prego. Bene, buonasera a tutti, alle persone presenti in aula e a quelle presenti su Zoom. Benvenuti a questa serata della Sala Dialogo, che è il secondo incontro di questa primavera, della solita rassegna che si fa scrutare orizzonti. Dopo la serata con Don Renato Sacco, questa sera abbiamo altri due ospiti con noi, Alessandro Martinelli, responsabile della Caritas diocesana, e Giuseppe Marino, responsabile del centro Astalli di Trento. Abbiamo voluto questo incontro dopo quello sulla pace con Don Renato Sacco per parlare un po' di una tematica che è da anni che ci tocca, e con l'emergenza di questa guerra che ci troviamo alle porte di casa, e quindi abbiamo voluto coinvolgere due persone che sono in prima linea su queste problematiche quotidianamente. Il centro Stalli a Trento è una delle sedi trentine di tutti i centri che ci sono in 50 paesi nel mondo, no? E che si occupa appunto del tema delle migrazioni, in particolar modo ho letto queste tre parole che mi piacciono molto: accompagnare, servire e difendere, no? E tutte le persone che sono in fuga per motivi diversi dai loro paesi, e quindi li accompagnate e li seguite in tante problematiche, no? Quindi dalle difficoltà abitative, orientamento legale, formazione, supporto psicologico, assistenza sociale, orientamento formativo, e anche un po' per creare comunità. E quindi ecco, con la vostra esperienza, che noi vorremmo, ecco, ascoltarvi e capire qual è il presente, ma il futuro, insomma, di ciò che ci troviamo ad affrontare in questo periodo, ecco. E Alessandro Martinelli invece la Caritas diocesana, che fra le tante cose anche affronta la tematica dei profughi. Io lascerei subito la parola a padre Gianfranco, che insomma introdurrà la serata, e con qualche provocazione anche per i nostri due ospiti. Padre Gianfranco, la parola. Padre Gianfranco Maronese, responsabile del gruppo dialogo di Comune di Riva del Garda. Siamo tutti responsabili, tutti. No, grazie. Grazie Barbara, e un grazie a Alessandro e a Giuseppe Alessandro Martinelli, che conosciamo molto bene, è un amico della Sala Dialogo e un amico anche nostro. E è la prima volta, credo che non sarà l'ultima, per Giuseppe Marino, che vogliamo, ecco, entrare in comunicazione anche col centro Astalli, cercando, ecco, che diventi anche la realtà diocesana, realtà attorno a noi, che sia veramente provocante, sia anche coinvolgente. Io ringrazio come dicevo prima anche a Giuseppe, cerchiamo sempre tematiche che possono provocare e far pensare e farci capire il momento in cui viviamo. Io non lo so, parlo adesso in modo abbastanza personale. Viviamo un momento abbastanza problematico, e problematico in diversi, non direi solo è la guerra principalmente, ma anche ecclesiale. Un po', io che sono anche stato per tanti anni in contatto con la Chiesa ortodossa, sono un po' costernato di questa assenza di questa Chiesa
e anche la gente che collabora, perché la sento io anche per telefono, ma vedono una Chiesa lontana, vedono queste società civili molte volte che sono così, ecco. È difficile trovare equilibrio e profondità. Io direi anche una situazione molto complessa. Non lo so, leggendo i nostri giornali, guardando i nostri telegiornali, ma anche parlando con la gente, si trova molta difficoltà a trovare un equilibrio, una chiarezza. Però lasciatemi dire una cosa che secondo me è anche importante, ecco, cioè è una situazione in cui l'umanità ha bisogno di ritrovare se stessa. Io non lo so, lo sento anche nelle predicazioni, lo sento negli incontri con la gente, ma dove andremo a finire? Ecco per quello che io ho scritto, abbracciare questo momento, ma abbracciarlo non solo con i profughi, ma anche dentro di noi, all'esterno di noi e anche il futuro. Diventa problematico. Abbracciare non è soltanto così accogliere qualcheduno, ma anche capire. Ed ecco allora vi ringrazio perché io credo che potete aiutarci a capire, ad approfondire certe tematiche e certe anche situazioni di oggi. Credo che anche chi si è messo anche in contatto con noi attraverso streaming è un momento importante per chiarirci e per capire. Oh, vi ringrazio da ora per tutto quello che dite. Non abbiate paura, qui c'è grande libertà e grande anche accoglienza. E abbiamo bisogno anche noi di essere provocati. Grazie, Alessandro. A te la parola. Bene, grazie. Grazie dell'invito, come sempre. Ormai mi sento quasi forzatamente un verbita cooptato, quindi sono contento comunque di poter esserci anche oggi. E saluto davvero con amicizia Giuseppe perché le collaborazioni credo siano sempre più significative anche tra tutti i nostri servizi. E io non lo so che cosa riuscirò a darvi come introduzione, però volevo se non altro così sottolineare alcuni aspetti tratti così dallo slogan di questa serata, dal titolo che mette così in evidenza, credo, una domanda significativa, no? Con che braccia accogliamo? Là dove poi si parla di profughi, di presente, di futuro. E allora parto subito, dal mio punto di vista, da un rischio. E il rischio che io intravedo è il rischio di usare solo le braccia, cioè il rischio di fermarci a quello che è un abbraccio, e per me è il rischio di un fare ma senza un esserci, senza un pensare. Il rischio, secondo me, di accogliere semplicemente con le braccia è il rischio, ancora una volta, di cogliere l'altro partendo dal suo bisogno e non dalla sua dignità di persona. Quindi è cogliere l'emergenza con tutte quelle caratteristiche che soprattutto in questo ultimo periodo noi abbiamo evidenziato, per cui una certa emotività, l'emozione di quello che sta accadendo, talvolta non c'è dubbio il dramma, per tante volte l'impotenza e tutte le grandi parole che questo mese sta trascinando in noi,
a partire da, come diceva prima padre Gianfranco, anche il tema dei rapporti ecclesiali, non c'è dubbio, pongono un'infinità di punti interrogativi e a noi chiedono anche come Chiesa, ma che cosa abbiamo seminato in tutto questo tempo, se quello che raccogliamo è questo. Ecco perché io credo che l'accoglienza, l'accogliere, sia sempre più una questione di senso, prima di tutta una serie di azioni che sono dedicate al fare, al costruire. È una questione di esserci. Allora mi fermo un attimo su questa parola, perché io ho sempre il pallino della necessità di riuscire a comprendere le parole che noi utilizziamo. Mai come oggi credo che accoglienza sia davvero una parola che io definisco pericolosa. Perché pericolosa? Perché oggi parlare di accoglienza potrebbe ancora una volta suscitare una categorizzazione, un'organizzazione, uno sviluppo attraverso due grandi gruppi. Da una parte chi accoglie, l'accogliente, e dall'altra chi viene accolto. E questo è un grande rischio, perché allora ti ritrovi da una parte chi accoglie, che è la persona che può farlo, chi decide di farlo, chi è disponibile, chi ha delle possibilità. Potremmo dire addirittura che si intravede come una persona superiore che riesce a compiere dei gesti che altri non riescono a fare. E dall'altra ti ritrovi chi è accolto, che noi quasi sempre identifichiamo in chi chiede e sostanzialmente in chi non ha rispetto a chi ha. E questa, secondo me, è una grande provocazione che arriva anche dal punto di vista della nostra appartenenza ecclesiale. Per cui l'accogliente può persino permettersi di scegliere se accogliere, chi accogliere, quando accogliere, come accogliere. L'accogliente diventa davvero una sorta di privilegiato, una categoria privilegiata rispetto alle altre. E questo noi l'abbiamo visto, mi sento di dire, soprattutto in questo ultimo mese e mezzo, perché io credo che la drammaticità, la tragedia della guerra che ha sconvolto e che sta sconvolgendo l'Est Europa e non solo l'Est Europa, dal mio punto di vista ha messo in crisi anche alcuni elementi proprio di quella che per noi era l'accoglienza. Ha messo in crisi anche un sistema di accoglienza e da un certo punto di vista ha messo in crisi anche le nostre idee riguardo all'accoglienza. Io credo che dal mio punto di vista dovremmo riuscire forse a superare questa categorizzazione, riconoscendoci semplicemente non tanto accoglienti o non accoglienti, ma mi piacerebbe che passasse l'idea che dobbiamo ritornare a riconoscerci semplicemente umani. E questo è l'elemento, secondo me, chiave, perché è l'elemento naturale. Secondo me, se c'è una cosa naturale al mondo è il fatto che siamo tutti umani. E con questa esperienza di umanità ritengo che la dimensione dell'umanità abbia soprattutto bisogno dell'elemento della relazione e dell'elemento della prossimità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che riconoscersi umani vuol dire riconoscersi semplici, limitati, tutti imperfetti, ma tutti bisognosi di riuscire a ricostruire delle relazioni umane. E questo, secondo me, arriva ancora prima dell'appartenenza ecclesiale. O meglio, l'appartenenza ecclesiale, se non ha un substrato umano, diventa semplicemente un rito, una ritualità. Ma come tutte le ritualità, secondo me, può essere una ritualità senza senso.
Ecco perché allora io credo che se le parole hanno un significato e sono importanti e sono preziose e qualche volta possono diventare pericolose, credo che potremmo riuscire a sostituire l'accoglienza con la parola prossimità, che è il sentirsi prossimi, l'essere prossimi, e questa parola, secondo me, intreccia anche quelli che sono i bisogni di tutti, ma intreccia anche l'insufficienza che tutti noi abbiamo, gli uni degli altri. Ed è l'unica occasione che abbiamo, secondo me, soprattutto oggi, per riuscire a ricostruire dei luoghi di vita. Io credo che nella nostra esperienza umana, che è un'esperienza sociale, visto che l'umanità ha bisogno gli uni degli altri, è quella oggi di cominciare a ricostruire dei luoghi di vita che siano dei luoghi di senso. Allora io provo semplicemente a tradurla dal mio punto di vista in tre elementi che ci hanno visto in questi mesi particolarmente coinvolti. Sto pensando alla prossimità legata al tema della casa, dell'abitazione, del luogo in cui vivere. Ci siamo trovati inaspettatamente una disponibilità molto ampia, davvero, di persone, di famiglie, di istituti che in questo mese hanno dato una grandissima disponibilità all'accoglienza dei profughi ucraini. E questo mi aiuta a dire che il senso dell'umanità è ancora vivo, presente. Questo mi aiuta a dire che le persone ci sono ancora, che non è vero che a sto mondo c'è solo cattiveria ed egoismo, no, c'è disponibilità. A me piacerebbe pensare che questa disponibilità che abbiamo accolto e che vediamo quotidianamente nel nostro mondo della Caritas, assistiamo tutti i giorni a persone che sono disponibili a questo tipo di accoglienza. Mi piacerebbe, ecco, pensare che per il futuro si possa pensare a ricostruire un'accoglienza, dei luoghi abitativi, indipendentemente dalla provenienza, indipendentemente dalle storie, indipendentemente dal colore e dalla religione, dalla pelle, indipendentemente dalla, come dire, dalla grandezza dei drammi umani. Per cui un'accoglienza che sia davvero non a senso unico, ma che sia un'accoglienza nel modo più ampio possibile. E questa accoglienza, secondo me, oggi qualche volta è ancora legata a dei secondi fini, a degli altri pensieri, anche alla categorizzazione delle persone. Per cui io dico sempre, non dimentichiamoci che nei drammi noi abbiamo tanta varietà umana, abbiamo uomini e donne, abbiamo fratelli e sorelle, nelle nostre parole ecclesiali, che provengono da tantissimi territori del mondo e che rimangono sovente alle nostre porte a bussare e che non sempre riescono a trovare questa dimensione, anche molto semplice, molto onesta, di accoglienza. Per cui proviamo davvero ad allargare gli orizzonti e cogliere questa opportunità come un nuovo modo di costruire delle case oggi. Noi vediamo che sul nostro territorio la ricerca di alloggi abitativi è sempre più complicata, è sempre più complessa, e quindi purtroppo nella drammaticità di quello che sta accadendo potremo riuscire a cogliere anche un obiettivo un po' più alto, che è quello davvero di trasformare questa accoglienza in una disponibilità di vivere insieme con tutti. Se penso in questo mese a tutte le raccolte che sono state fatte, se penso alle centinaia di derrate alimentari che abbiamo faticato anche a mettere insieme, a coordinarci per gli invii, per le raccolte, se penso alle consegne dei vestiti, mi piacerebbe pensare che tutto questo
potesse andare in un'ottica di recuperare per tutti, per noi per primi, proprio la dignità oggi della scelta umana. E quindi scegliere vuol dire anche oggi riuscire a scoprire quello che è il valore dell'essenziale, il valore di ciò che davvero serve, il valore di ciò che serve per me e quindi può servire anche per gli altri. E l'altro giorno una signora che si lamentava del fatto che abbiamo chiuso per 2 settimane l'accoglienza dei vestiti perché non sapevamo più dove metterli, ma anche perché dicevo che qualche volta diventano delle occasioni semplicemente per svuotare le cantine, non tanto per riuscire a ripensare all'accoglienza delle persone. E stavo dicendo appunto che mai come in questo momento sarebbe interessante riuscire a mettersi nei panni degli altri. Nei panni vuol dire anche nei panni fisici, nei tessuti. E quindi perché non cogliere questa occasione per riuscire a dire, bene, che cosa davvero è essenziale della mia vita e rispetto alle scelte che io compio di acquisto. Sono delle scelte che paradossalmente potrebbero diventare delle scelte difficili per altri, per cui riuscire qualche volta a fare questo passaggio, che è un passaggio quotidiano, ma io credo che i passaggi quotidiani oggi siano fondamentali per riuscire a vivere in un certo modo. Per cui non si tratta solo di coprire gli altri, ma anche di riuscire a scegliere noi come stare in un rapporto corretto in questo nostro mondo. E poi l'altro riferimento che faccio è l'utilizzo delle parole. E mai come in questo tempo sentiamo davvero l'utilizzo delle parole, qualche volta che sono delle parole contro, delle parole violente, delle parole che sanno troppo qualche volta di astio, delle parole che dividono, delle parole che nascono non da un pensiero, ma da una immediatezza che sovente è legata proprio all'emotività, al momento. A me piacerebbe che ci si potesse davvero fermare qualche volta per riuscire a utilizzare le parole dopo averle pensate. Io credo che in questi momenti tutto ciò che esce di brutto, sto pensando qualche volta come fermare la cattiveria, l'odio, la sfiducia anche, no? Per ritrovare un po' delle occasioni di positività. E questo non può che avvenire da uno scegliere un linguaggio che sia un linguaggio il più possibile umano. Anche qui non dico evangelico perché mi sembrerebbe ancora troppo alto, troppo complicato, ma almeno umano sì. E qualche volta mi lamento del fatto quando mi si dice che ci sono dei linguaggi bestiali. Non credo siano bestiali, nel senso che dire bestiali vorrebbe dire che anche il mondo animale vive in modo cattivo. Non è così. Stiamo sempre più utilizzando un linguaggio antiumano e questo è un elemento che blocca, che ci ferma nei nostri tentativi di riuscire a vivere in modo un po' più sano. Mi verrebbe da dire a vivere davvero in modo più umano. Allora, io credo che questo mese ci abbia davvero sconvolti, nel senso che nel tran tran quotidiano, dove c'eravamo un po' assuefatti rispetto anche alle guerre del mondo, alla violenza, a dei pensieri diversi, e questo mese abbia puntato il dito davvero come uno specchio nel riuscire a dire ma allora noi adesso dove siamo? E questo è quello che a me piacerebbe che si traducesse in azioni di vita quotidiana, in azioni possibili, in azioni che possono trasformare tutti noi così in piccole occasioni di esperienze educative.
credo che la chiave di lettura dello stare nel mondo oggi sia quella di riuscire a tirar fuori tutto il bene possibile dalle persone. E questo si può fare solo unicamente attraverso un percorso di educazione. E lì tutte le agenzie oggi sono chiamate a fare questo. E quindi per tutte le agenzie ci metto qualsiasi gruppo, che vada dalla chiesa allo sport, che vada dalla scuola alla famiglia, secondo me oggi ha un obbligo umano di riuscire a recuperare questo senso. Allora, se facciamo un po' questo tipo di cammino, che mi rendo conto non è semplice, ma non è impossibile, se non riusciamo a fare questo piccolo cammino, allora qualsiasi altro diventerà parte di me. E allora in quel momento io mi sentirò umano con il bisogno degli altri umani e mi sentirò che solo in quel momento sarà possibile ricostruire una umanità. Altrimenti non riusciremo a fermare questa ruota e probabilmente andando avanti così davvero soffocheremo anche l'umanità che è in noi. Questa è la drammaticità che abbiamo davanti. Ci sono, è vero, delle esperienze positive, ci sono davvero tante persone che riescono anche davvero soprattutto nella quotidianità ad esserci, però hanno bisogno di essere riconosciute, hanno bisogno di voce, hanno bisogno di essere riconosciute anche da noi, nei nostri cammini, nelle nostre agenzie, nelle nostre istituzioni. Per cui questo io credo che per il futuro, che il futuro è oggi e domani insieme, sia oltremodo necessario. Allora, se riusciamo a sostituire l'accoglienza che magari categorizza tra noi e loro, tra chi ha e chi non ha, e la sostituiamo con una prossimità, che è un bene comune, forse potremmo essere riconosciuti un po' di più, prima come esseri umani e poi, mi auguro, anche nei nostri ambienti come cristiani. Grazie di questa pazienza vostra, lascio la parola a Giuseppe. Grazie Alessandro. Allora, grazie per queste parole, perché partendo proprio dal linguaggio, prima di passare la parola a Giuseppe, proprio con Don Renato Sacco abbiamo tanto, ci siamo soffermati proprio alla riflessione su un linguaggio che anche nel uso quotidiano spesso usa un linguaggio un po' bellicoso, no? Ehi, sei una bomba, dai, spara a zero, no? Come si usano le parole e senza rendersi conto del significato che ci sta dietro. Tu hai usato un sacco di parole interessanti, Alessandro, partendo appunto dal riconoscerci umani, dall'accoglienza che invece diventare prossimità, da riconoscere non solo il bisogno ma anche la dignità che sta dietro queste persone. E tutto questo con un cammino educativo, vivere insieme, esserci, azioni di vita quotidiana. Ecco, speriamo proprio che insomma anche l'incontro con voi ci aiuti in questo cammino educativo che dobbiamo fare, soprattutto in questo momento in cui sembra quasi che ci siano profughi di serie A e di serie B, no? È difficile anche questa cosa a volte. Ecco. Quindi lascio la parola a Giuseppe. Grazie, Alessandro. Eccoci, grazie a voi dell'invito e saluto anch'io Alessandro calorosamente, ecco, è sempre un piacere incrociarsi. Ecco, Alessandro partiva da un rischio e io vorrei partire invece da una certezza. Ho ascoltato l'incontro che avete fatto l'altra volta con Don Renato Sacco e a un certo punto lui, parlando di pace, citava Don Tonino Bello, no? Diceva la pace è un cammino. Allora, quando sento Don Tonino, io sono originario di Molfetta e Don Tonino è lì, è stata la sua casa fino alla fine, no? E quindi mi illumina tutte le volte. Allora, leggendo il titolo di questo incontro, ho pensato ad un'altra frase di Don Tonino che mi è sempre rimbalzata nella mente, soprattutto quando si era piccoli, la si cantava, insomma, la si metteva in poesia, no? E la frase diceva: ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto, possono volare solo rimanendo abbracciati. E allora quell'abbracciati mi ha fatto pensare alle braccia
E mi piace l'idea di dare anche un altro significato a questa cosa alle braccia, no? Rispetto a tante parti del corpo che abbiamo, che sono tutte interne, sono tutte concentrate molto a far funzionare il nostro sistema, il nostro corpo, il nostro organismo. Abbiamo 4 arti, no? 2 che ci tengono saldi a terra e quindi ci permettono di stare in piedi, ci permettono di guardare lontano, insomma, di essere su questa terra, e gli altri 2 che sono le braccia ci permettono un po' di andare verso l'altro, no? Di toccarlo, di abbracciarlo, di accarezzarlo, insomma, di conoscerlo, quindi di incontrare l'altro. Allora ho pensato che mi piace questa idea, dell'abbraccio. Mi piace soprattutto perché negli ultimi anni in qualche modo siamo stati raccontati, noi come comunità trentina, ma anche comunità italiana ed europea, siamo stati raccontati come una comunità incapace o comunque non più disponibile ad aprirsi all'altro, no? Eravamo stufi delle persone che arrivavano da lontano, che arrivavano in una maniera illegale, clandestina, che arrivavano qui e ci rubavano prima le mogli, poi il lavoro, poi lo spazio pubblico. Insomma, a un certo punto negli ultimi anni era fortissimo il racconto di questa stanchezza, no? Di essere sempre disponibili. E ce ne siamo quasi convinti, no? Cioè, ce l'hanno raccontato così tanto che a un certo punto ci siamo convinti anche noi di questo, no? Ci siamo detti, ok, dai, forse stiamo veramente facendo troppo, stiamo veramente facendo tutto noi, cioè non è possibile che i mali del mondo ricadano sempre qui, sempre tutti in questo posto, e che noi siamo gli unici chiamati proprio a salvare il mondo da questi drammi, no? Poi a un certo punto, 8-9 settimane fa, inizia questa guerra, questa drammatica guerra, perché poi le analisi sulla guerra si affidano sempre un po' al futuro, insomma, alla storia, agli studi, però insomma la violenza non va scusata mai. Insomma, inizia questa guerra e iniziamo a leggere di persone che insomma, organizzano dei viaggi verso i confini con l'Ucraina, quindi in Romania, in Polonia, per permettere alle persone in fuga di arrivare qui da noi. Ricordo ancora delle immagini di gruppi che si impegnano, si incontrano di sera per raccogliere vestiario, come diceva prima Alessandro, per raccogliere una quantità di cose che all'inizio era molto utile, poi dopo un po' è diventata così tanta che è diventato anche difficile provare a distribuirla o provare a portarla nei luoghi dove c'era bisogno. E poi c'erano tante persone che ne scrivevano e che ne parlavano, lettere sui giornali, post sui social network. Anche il semplice portare il discorso dei rifugiati a tavola, in famiglia, era in qualche modo un po' rivoluzionario, no? Per questo tempo, perché finalmente si parlava di nuovo di chi scappa da una situazione di violenza e di discriminazione, e in questo caso di guerra. Si parlava di loro come di persone che hanno bisogno di essere in qualche modo aiutate. Quindi è stato un senso di umanità in qualche modo risvegliato, no? Allora ho voluto leggere questo fenomeno in maniera un po' curiosa. Anch'io sono, come Alessandro, un po' curioso delle parole e di come queste vengono utilizzate. Quindi mi sono detto, cavolo, siamo riusciti a trasformare in 2 mesi un'invasione in qualcosa di assolutamente normale, gestibile e giusto. Cioè, in 2 mesi sono arrivate in Italia circa 104.000 persone dall'Ucraina, quindi 104.000 rifugiati ucraini, in soli 2 mesi, e nel 2021 invece i richiedenti asilo, quindi le persone rifugiate che sono arrivate in Italia, sono state in tutto l'anno, quindi in 12 mesi, 67.000, quindi poco più della metà. Allora, fino all'anno scorso, quei 67.000 erano un'invasione, erano il nostro problema principale, erano la causa di una serie di mali e di una serie di malfunzionamenti della nostra società, della nostra comunità. Poi improvvisamente in 2 mesi ne arrivano il doppio e non sono un problema, non sono più, per fortuna, non sono un'invasione. Per fortuna non sono più un'invasione, per fortuna si iniziano a prendere delle decisioni che permettono a queste persone di non essere schiave di un sistema di accoglienza, ma per esempio di poter godere di un permesso di soggiorno che le permette di raggiungere i familiari
in tutti i paesi europei. Persone che vengono accolte nelle abitazioni di tanti cittadini in Trentino, ma in tutta Italia, che hanno aperto le porte della propria casa, insomma, le hanno accolte proprio in casa. E quindi dico, wow, è lo stesso fenomeno dello scorso anno, in proporzioni enormi rispetto ai numeri che avevamo lo scorso anno, ma la percezione della comunità è completamente diversa. E allora qui c'è qualcosa che non va, cioè qui è importante ragionare sul fatto che alcuni fenomeni vengono raccontati in un certo modo e altri in un altro modo, e che il racconto produce delle emozioni, no? Quindi il racconto di questi ultimi 2 mesi ha prodotto molta empatia, molta compassione, molta solidarietà. Il racconto degli anni precedenti ha prodotto paura. Eppure, come vi ho già detto, i numeri insomma, dovevano spaventare in base a questi arrivi, e dovevano invece creare empatia e solidarietà per come il fenomeno si è sviluppato negli anni scorsi. Poi la finisco di parlare di numeri, perché sono d'accordo con Alessandro che i numeri possono servire a spiegare un fenomeno, ma che poi sotto i numeri ci sono delle persone, ci sono persone tutte diverse, e che i migranti, i richiedenti asilo, le persone rifugiate di fatto non sono una categoria, non sono una massa indistinta, ma sono delle persone singole che non nascono nel momento in cui arrivano qua da noi, ma che hanno fatto un percorso di vita prima di comparire, diciamo, improvvisamente nelle nostre comunità, e che quindi quello che fanno quando arrivano qui è in qualche modo quello di recuperare un percorso che avevano già iniziato prima, no? Di provare a superare la difficoltà del motivo per cui hanno abbandonato il proprio paese, del viaggio spesso che hanno fatto, e provare a ripartire, provare a ricominciare. Allora mi piaceva l'idea anche di raccontarvi 3 storielle esemplari. Le chiamo storielle perché le ho semplificate molto, le semplifico molto, non mi piace porre l'accento sulla fatica, insomma sulla sofferenza delle persone, dei migranti forzati, no? E la prima di queste 3 storie è la storia di Hassan. Ovviamente è il nome di fantasia, però Hassan è un ragazzo pakistano musulmano, quindi nonostante il Pakistan appunto abbia, diciamo, sia maggioranza musulmana, e quindi la maggior parte delle persone che subiscono discriminazione in Pakistan sono di religione cristiana, Hassan è musulmano, però durante gli studi universitari Hassan decide di convertirsi dalla religione sciita a quella sunnita. Un contrasto che per noi è poco comprensibile, cioè insomma è un po' distante da noi, no? Quindi è difficile capire che cosa significa un passaggio da essere sunnita all'essere sciita o viceversa. Questo cambiamento però produce in Hassan un tormento, perché i professori, nel momento in cui i professori dell'università, quando vengono a sapere della conversione di Hassan, iniziano a minacciarlo di morte, e iniziano a minacciarlo. Alcuni compagni di corso iniziano a picchiarlo, e quindi Hassan, che oggi vive qui da noi, decide di scappare proprio perché nel suo paese ha subito una discriminazione forte per questioni legate alla religione, al credo religioso. E la discriminazione non si fermava semplicemente a un battibecco, a uno scontro verbale, a una diversità di vedute, ma andava in quel campo della violenza che spinge una persona a dover scegliere se rimanere e rischiare di morire, oppure provare a scappare, a cercare un riparo. Quindi Hassan riceve in Italia la protezione internazionale, quindi è un rifugiato, perché noi riconosciamo che se lui dovesse tornare nel suo paese rischierebbe la morte. Un'altra storia, un altro caso è quello di Ife, una ragazza nigeriana nata nel 91, quindi giovane, ma non sicuramente un adolescente, che quando era in Nigeria, insomma, da adolescente ha perso i suoi genitori ed è stata affidata agli zii. In particolare suo zio l'aveva in qualche modo promessa in sposa ad un signore di 60 anni, benestante, della comunità in cui Ife viveva, e benestante che però aveva già 3 mogli, aveva altri figli, e insomma Ife non aveva nessuna intenzione di entrare in questa nuova dinamica
familiare. Però qual era il rischio? Il rischio è che suo zio, anch'egli, aveva minacciato Ife di morte, perché non poteva avere una scelta diversa da quella di sposare questo signore. Ecco, Ife non aveva più i genitori, quindi era stata affidata agli zii. Gli zii dovevano in qualche modo mantenerla, quindi il modo migliore che avevano trovato per sistemarla da un punto di vista economico era proprio quello di affidarla ad un'altra persona con delle possibilità. Quindi Ife scappa, Ife arriva in Italia e anche a lei viene riconosciuto lo status di rifugiato, quindi viene riconosciuta la protezione internazionale, perché semmai lei dovesse ritornare nel suo paese e venisse rintracciata dalla sua famiglia, rischierebbe in qualche modo di morire. Il terzo caso è quello di Ibrahima. Ibrahima è un ragazzo anche lui giovane ed è gambiano, quindi viene dal Gambia, e la sua caratteristica è essere omosessuale. In Gambia la polizia nazionale organizza delle retate in alcuni locali a caccia proprio delle persone omosessuali, perché l'omosessualità è considerata un reato ed è punita sicuramente con la detenzione. In alcuni casi le violenze non sono sicuramente escluse. Quindi qual è la prospettiva di Ibrahima? La prospettiva è nascondersi per sempre, quindi vivere sotto un tavolo, oppure scappare per evitare di essere catturato o comunque di essere incarcerato. Quindi Ibrahima arriva qua in Italia e riceve la protezione internazionale, perché il rischio di tornare nel suo paese corrisponde al rischio sicuramente di essere incarcerato per un periodo molto lungo, se non appunto dopo una serie di violenze subite. Queste tre storie sono un po' diverse rispetto alle storie che ascoltiamo di solito sui rifugiati, no? E non vogliono togliere niente alle famiglie siriane che abbiamo accolto negli ultimi anni, o a chi sta scappando dall'Ucraina perché sta fuggendo dalle bombe. È solo un modo per raccontare che ci sono delle bombe che esplodono in maniera proprio deflagrante, che quindi fanno un rumore enorme, però poi ci sono anche delle bombe che esplodono nel cuore delle persone. Queste due esplosioni hanno la stessa importanza, cioè come oggi proviamo a empatizzare, a solidarizzare, ad avere compassione verso chi scappa da una guerra conclamata, da una guerra con le bombe, così con lo stesso movimento, diciamo, emotivo, dovremmo riuscire ad avvicinarci anche a chi è nato per caso in un posto in cui alcuni diritti che per noi sono dati per scontati, o comunque sono arrivati, li abbiamo conquistati in certo modo, non sono ancora certi. Quindi non parlare di Siria o non parlare della guerra in Ucraina per noi non significa non dare importanza a questo conflitto o a questi conflitti, ma significa provare a mettere tutte le persone, come anche diceva Barbara prima, tutte le persone che fuggono dalla propria terra per un rischio molto grande, un rischio personale molto grande, metterle tutte sullo stesso piano e provare a dare loro una risposta, provare a dare loro accoglienza. Queste persone poi scappano dai propri paesi e seguono delle rotte diverse, no? Le due rotte principali che noi conosciamo sono quella del Mediterraneo e quella dei Balcani. Entrambe le rotte, anche a differenza di quello che sta avvenendo in Ucraina, entrambe le rotte sono a volte ancora più crudeli del motivo per cui le persone scappano, cioè attraversare il deserto e poi arrivare in Libia e insomma essere a contatto, soprattutto se sei una donna, con la situazione, con diciamo i trafficanti che ci sono in Libia, oppure attraversare i Balcani e provare ad evitare le bastonate, diciamo, delle polizie di frontiera. Insomma, sono come degli imbuti che in qualche modo aggravano il trauma delle persone. Quindi non soltanto ci sono dei luoghi nel mondo in cui i diritti sono violati e la violenza è perpetrata verso una serie di persone che hanno delle caratteristiche o delle storie o dei desideri, ma in più i confini assumono un volto molto molto violento e quindi aggravano la situazione. Allora, Barbara appunto in introduzione presentava un po' il Centro Astalli come un ente che è presente in più di 50 paesi nel mondo, che si occupa di persone richiedenti asilo e rifugiate. È un po' questo che facciamo, cioè noi mettiamo a punto insomma, noi consideriamo la persona
da qualunque parte del mondo venga, la persona migrante forzata, quindi richiedente asilo o rifugiata, la mettiamo al centro, quindi proviamo a camminare per un po' insieme a lei e proviamo insieme a recuperare quella dignità o quella storia che la persona aveva anche in precedenza attraverso una serie di servizi. Mi piace chiamarli servizi e mi piace soprattutto fare il collegamento ad uno dei 3 verbi del centro Astali, che è servire, perché l'associazione si serve anche della professionalità di tante persone, di tanti psicologi, di tanti operatori sociali, assistenti sociali, insegnanti di italiano, operatori sociali di comunità, quindi di tante persone che hanno sviluppato una professionalità e che la mettono al servizio non solo, come diceva Alessandro, delle persone che vengono accolte, quindi non creando questa distanza tra chi viene accolto e chi accoglie, ma provando a lavorare insieme a tutta la comunità. Quindi la persona che arriva qui e che entra in un nostro progetto entra anche in un alloggio, no? E quindi l'operatore sociale dell'alloggio l'aiuta in qualche modo a capire quali sono le regole dell'alloggio, come entrare in relazione con gli altri inquilini dell'alloggio, perché a differenza nostra che appunto abitiamo con persone che in qualche modo abbiamo scelto o che ci appartengono per famiglia, le persone che entrano nei progetti di accoglienza di fatto non scelgono con chi andare ad abitare, quindi si trovano ad abitare con degli estranei e quindi l'operatore in qualche modo cerca anche di facilitare questa relazione con i coinquilini, ma anche con il condominio, quindi con gli altri condomini, con il quartiere. La persona viene poi aiutata ad ottemperare agli obblighi, insomma, legati ai documenti, insomma, tutte le pratiche dall'iscrizione al sistema sanitario, all'anagrafe, eccetera, e poi, per esempio, l'operatore legale l'aiuta nella pratica della richiesta di protezione internazionale, quindi in tutto l'iter burocratico che serve per fare i documenti per essere qui sul territorio in maniera legale, quindi per costruirsi un futuro. A questo operatore si aggiunge anche lo psicologo se la persona richiede o accetta di elaborare il trauma che ha vissuto, sia lasciando il suo paese ma anche affrontando il viaggio, e poi l'operatore, per esempio, dell'orientamento al lavoro l'aiuta a capire come può inserirsi all'interno di questa comunità. E poi ci sono le lezioni di italiano, quindi sia corsi in classe che anche percorsi individualizzati per imparare la lingua, perché alla fine quello è il primo veicolo per entrare in relazione con gli altri, e infine una serie di attività che servono proprio per portare le storie, i vissuti, anche i rifugiati nelle classi, nelle scuole e sul territorio, per far conoscere appunto la loro esperienza di vita, i loro percorsi, e far fare poi alla comunità, dalla scuola in poi, le domande per sapere di più di questo fenomeno, perché di fatto si tratta di un fenomeno storico, si tratta di un fenomeno che interessa l'Italia da tantissimi anni e che, anche se viene trattato sempre come se fosse emergenziale, questo non lo è. E allora qui chiudo in accordo un po' anche con quello che diceva Alessandro prima. Non è un'emergenza, l'emergenza è l'emergenza ucraina, sì, ma l'accoglienza ha bisogno di un sistema che si allarghi a fisarmonica in base alle necessità, ma che venga reso solido e consolidato, perché ogni volta non si debba ricominciare da capo o non ci si debba affidare al buon cuore, all'improvvisazione, alla solidarietà dei cittadini che aprono i loro cuori e le loro case, ma poi dopo qualche settimana giustamente si trovano un po' subissati dai bisogni di queste persone che giustamente portano delle esigenze, delle necessità. Grazie. Grazie Giuseppe, direi che quello che ci hai raccontato di Centro Stalli proprio riporta la parola dignità che diceva Alessandro prima, cioè non vi prendete cura solamente dei bisogni di queste persone, ma cercate di dare loro, insomma, li prendete in carico tutto tondo, e dando quella dignità di cui hanno bisogno, perché, tornando alle parole, mi viene in mente la parola scelta, no? Scegliere. E queste persone non si può dire che non possono scegliere, hanno dovuto scegliere ciò che non avrebbero mai scelto magari in vita loro, per delle
guerre, perché oggi Avvenire, c'era un articolo su Avvenire delle 160 e passa guerre dimenticate, ma anche quelle guerre di altro genere che dicevi tu, dai quali si scappa con dei traumi che sono tanto quanto quelli creati dalle bombe. Ecco, quindi grazie, e vorrei che riuscissimo tramite anche le vostre esperienze e anche quello che sta succedendo, questa emergenza, questa invasione che si è trasformata, anche la parola invasione, no? E riuscissimo a prendere tutto quello che sta succedendo come un'opportunità per trasformare noi in primis verso queste persone che arrivano, no? E poi sempre tornando sul linguaggio mi viene in mente quello che mi ha detto una psicoterapeuta, come è cambiato la modalità di parlare di questa guerra, cioè quando prima le persone parlavano di guerra usavano il sistema rappresentazionale visivo, ho letto, guardato, visto in televisione, invece di questa guerra usano più una parola che ha a che fare proprio col sentirsela addosso, con una sensazione, con un'emozione, senti quello che sta succedendo, no? E quindi ce la sentiamo più vicina, forse con questa potrebbe essere l'opportunità per sentire vicino anche tutto il resto delle persone che arrivano in Italia, che non sono più un'invasione, ma sono dei fratelli che scappano da situazioni tremende. Ecco, questo è il mio augurio, quindi vi ringrazio tantissimo per questa vostra testimonianza. Adesso se qualcuno desidera magari fare qualche domanda ai nostri ospiti, di quelli che sono in sala oppure collegati. Ecco, ci sono anche tante persone che mi hanno scritto adesso che vi stanno guardando invece tramite il nostro canale YouTube. Ecco. C'è anche una mia collega che è appena rientrata e fa parte dell'ASPROC, che è l'Associazione degli Assistenti Sociali, no, per la Protezione Civile, che è già stata la seconda missione. La prima è stata ai confini con la Slovacchia e invece adesso in Friuli, per accogliere appunto queste persone che arrivano e capire come gestire, ecco, i flussi. Anche lei vi sta ascoltando, vi ringrazio. Ecco. Se c'è qualcuno lì, Anna, in sala che vuol fare una domanda, o padre Gianfranco. Qui io spero che ci siano anche altri dopo che vogliono intervenire. Io devo dire un grazie. Un grazie grande, grande per le vostre testimonianze, per il fatto che oggi siamo portati a parlare di guerre, di bombe, di capi di Stato, di cose, non di persone, di umanità. Ecco. E prima di tutto mi ha tirato un po' sul morale, quello che diceva Alessandro, anche e il fatto che la gente si è dimostrata molto più aperta, accogliente, chiamiamo anche vicina alla prossimità, di quello che si pensava. Io non voglio dire dei nostri politici, non l'ho detto, ma ecco, questa è una bella cosa. E anche qui io credo che l'accentuazione che avete detto riguardante le persone, l'incontro e l'umanità che deve uscire, ecco, questo mi sembra un momento molto, molto bello e importante. Tiro fuori una domanda che vorrei sentire un po' anche da voi. A me viene fatta parecchio, ma come siamo noi di fronte? Stiamo aperti veramente a questa prossimità? Oppure dobbiamo essere spinti? Non c'è un'educazione maggiore da fare? Non c'è
una scuola che deve agire in modo che una chiesa che deve essere molto più aperta a questo. Ecco, mi sembra che ci fermiamo ancora nelle cose generali, ma non andiamo a fondo, eccetera. A me piace, io sono rimasto anche colpito anche dall'impegno della Caritas, come si è sviluppato nell'ultimo tempo e come qui in mezzo c'era l'impegno dei giovani, chiamiamo di mezza età, ecco, anche 20 avanti, sì, non i quindicenni, non li ho visti, ma gli altri sì. Ecco, questo. Poi posso dire una cosa, ho visto poca attenzione da parte di noi clero. Sì, siamo molto impegnati nella sacramentalizzazione delle prediche, nelle messe, però ecco, lo diceva a me, penso mi riconosceranno non dalla celebrazione, ma dalla carità, dall'incontro umano che ci danno. Ecco, guardate, scusate un po' queste cose qui. Grazie da una parte, ma anche come possiamo camminare verso un'umanità più vera, più sentita e verso un mondo più umano, perché non c'è un mondo molto umano. Grazie. Sì. Prego, prego. C'è una domanda qui, un'altra. Sì. Prego, parli pure. Se vuole togliere la mascherina. No, molto semplice. Sentivo il signor Giuseppe che parlava di questi 3 ragazzi, no? Che hanno un'esperienza molto pesante alle spalle. Però mi domando, quei ragazzi che vengono da paesi che non hanno tanti problemi o che non hanno un problema alle spalle, ma che hanno solo voglia di conoscere il mondo oppure di voler venire per migliorare la condizione, ma anche per fame. Com'è che li accogliamo questi? Perché tante volte sento, ma se hanno problemi di rifugiati politici, allora sia a livello di istituzioni, ma anche noi, sì, se hanno problemi li accogliamo, però se vengono peraltro per lavorare, anche no. Ecco, come come li accogliamo questi ragazzi? Io ne vedo tanti al supermercato come tutti, penso. Diamo l'euro, i 2 euro, quello che è. Però non è un aiuto quello, cioè è non dire ti offro il PEP di questo non posso, io personalmente non faccio, però chi sta più in alto di me, com'è che aiuta? Noi gli ucraini, per amor di Dio, sono per la guerra che abbiamo accolto, abbiamo aperto le porte per chi ha situazioni. Anche questi ragazzi che forse vogliono altro non riescono e vanno a finire in situazioni bruttissime. Io sono calabrese, quindi sono lì che raccolgono, vengono pagati, sfruttati, situazioni veramente brutte. Lasciano magari un posto brutto per trovarne uno altrettanto brutto. Questo basta. Non so. Grazie. Allora, mi viene da dire che rispetto alla prima sollecitazione, che la paura è un sentimento naturale che tutti proviamo. Quindi quando in passato o quando abbiamo paura nell'incontro con l'altro, con la persona che è diversa da noi, non dobbiamo sentirci strani. Aver paura della guerra è normale, cioè la paura è quel sentimento che ci permette di metterci in salvo, no? Ci permette di difenderci. Cosa dobbiamo fare? Cioè, quando abbiamo paura dell'altro o di una situazione, la strategia migliore è quella di conoscere, di provare a fare delle domande, di provare a capire di più
no? Anche un semplice chiedere come stai ad una persona significa in qualche modo vederla, quindi darle la dignità di una persona che sta di fronte a noi, che è diversa da noi, che noi non conosciamo, però la vediamo e la riconosciamo come essere umano. Quindi quando anche nel mio intervento dicevo che in passato più che oggi abbiamo avuto paura, molta paura, la paura è stata fomentata, non volevo considerare la paura come qualcosa da evitare, no, la vorrei considerare come il primo step su cui lavorare, su cui provare ad informarsi, provare a conoscere. E conoscere è la chiave anche per quello che diceva la signora prima, non mi sono segnato il nome, mi dispiace. Chi scappa dal proprio paese e non sa a cosa va incontro, è difficile dire che scappi semplicemente per migliorare la propria condizione di vita, cioè come ho provato a spiegare prima, ci sono delle guerre conclamate, degli scontri conclamati, ma poi ci sono tante violenze anonime o che noi purtroppo non riusciamo a conoscere, perché è impossibile che noi riusciamo a conoscere tutti i conflitti anche interni che ci sono nei paesi che ufficialmente non sono in guerra. Cioè la Nigeria non è in guerra, però Boko Haram è un'organizzazione terroristica che in Nigeria opera molto. I livelli di corruzione in Nigeria spingono tantissime persone, soprattutto giovani e soprattutto le donne, in una situazione di estrema povertà ed estrema precarietà, al punto che molte di queste vengono vendute, no? Quindi è ovvio che io vedo una persona che scappa dalla Nigeria e dico ma in Nigeria non c'è la guerra, però posso dire ad una persona che scappa per non essere venduta, che non ha il diritto di essere protetta, di essere una rifugiata. Lancio una provocazione aggiuntiva. Quando andiamo al supermercato, nel banco frigo e troviamo le scatolette dei gamberetti, nella maggior parte dei casi i gamberetti vengono dal Bangladesh, perché le multinazionali hanno diciamo, trasformato gran parte della costa del Bangladesh da terreni adatti per l'agricoltura diciamo, a terreni inondati di acqua salata per l'allevamento dei gamberetti. Quindi tanta popolazione che anche della classe media bangladese che era impegnata, che si sostentava attraverso l'agricoltura, a un certo punto ha visto la propria vita completamente distrutta da questo cambiamento. E quindi una persona che a un certo punto perde tutto, e lo perde perché noi dobbiamo avere i gamberetti a disposizione tutto l'anno, freschi, già sbucciati, e non ci interessa a quale costo. Cioè, il costo è questo. Il costo è che dall'altra parte del mondo c'è un contadino che si è visto inondare e insalare la terra, non più adatta alla coltivazione, che a un certo punto, per mettere in salvo se stesso e la propria famiglia, è costretto a scappare, è costretto a cercare una protezione. Fra qualche anno li chiameremo migranti ambientali, troveremo delle definizioni per dire che sono scappati per una causa degna, no? Alcune volte per renderli meno degni della loro storia li chiamiamo migranti economici, però non lo so, mia cugina che è in Germania, io non la chiamerei mai una migrante economica. Però ecco, mia cugina potrebbe stare, io sono pugliese, quindi come la signora è calabrese, sarebbe potuta restare in Puglia, ma dove sicuramente non si muore di fame, ma ci sono dei motivi per essere discriminati anche nel territorio di appartenenza. Quindi le categorie non aiutano tantissimo a capire a fondo i problemi, no? Quindi se la domanda è come posso aiutare la persona che sta fuori dal supermercato e che forse mi chiede €1, forse l'aiuto più grosso sarebbe di chiedergli come sta, perché vorrebbe dire vederla e riconoscerla nella sua dignità di persona. E poi ovviamente ci sono delle strutture, delle realtà sul territorio che possono aiutare queste persone a fare un percorso affinché siano incluse nella nostra società. Quindi ben venga l'euro se capita, ma l'aiuto più grosso è quello di dare un'opportunità, e le opportunità non mancano. Ecco. Grazie Giuseppe. E io vi faccio la domanda che ci hanno scritto in chat di YouTube, che è appunto della mia collega Luisa Caproni, che è appena rientrata da questa sua seconda missione, e dice che è davvero onorata e contenta di aver ascoltato le vostre sollecitazioni proprio dopo aver fatto appena adesso queste 2 esperienze. E si interroga sulla capacità di essere prossimi all'altro. Come si può fare a costruire la prossimità davvero e sul serio, quando la prossimità diventa alla pari?
Beh, magari introduco altre due parole per riuscire a declinare, secondo me, come dire, la prossimità, convenendo appunto su quanto diceva Giuseppe, quindi non mi ripeto. Però io credo che ci siano due parole in questo momento che minano, proprio uso anch'io una parola purtroppo brutale e violenta, però minano la prossimità. E da un lato c'è l'indifferenza e da un lato c'è la delega. L'indifferenza è tutto quell'insieme di elementi che mi dice non mi interessa, cioè a me basta non sopravvivere, a me ciò che mi basta è vivere bene, il mio status nessuno me lo tocchi. E qui c'è una grande paura, che è la paura di perdere, perché se io mi metto a dialogare con qualcuno, anche dal punto di vista della parola, devo riuscire anche a perdere banalmente del tempo. Io non sono disponibile. L'indifferenza è quello che mi dice io basto a me stesso e gli altri devono aiutare a far sì che nulla mi venga tolto di quello che io ho costruito. È lo status. Prima Giuseppe diceva, no, l'invasione. L'invasione dal punto di vista matematico, numerico, io penso che, non so, sto pensando ai nostri paesi, un paese di 1000 abitanti, ti ritrovi una persona straniera, faccio fatica a parlare di invasione, proprio dal punto di vista matematico, ma dal punto di vista, mi verrebbe da dire, un po' emotivo, io ho l'arrivo di una persona che potrebbe mettere in dubbio, potrebbe mettere in difficoltà il mio status. Ho paura di perdere qualcosa, per cui cerco, come dire, di non affrontare la questione, rimango lontano. L'indifferenza dal mio punto di vista è uno dei peccati più gravi che abbiamo. E qui, per far contento Giuseppe, cito Don Tonino Bello, che ci sono due prediche tremende del Giovedì Santo, dove appunto traduce l'indifferenza come l'incapacità di vivere. Per cui questa è una delle grandi parole, dal mio punto di vista, che minano la prossimità. E l'altra parola è la delega. Che cosa vuol dire la delega? Qualche volta io mi sento dire, beh, noi non possiamo fare nulla, sono solo i potenti, quindi per noi cosa facciamo? Leggiamo il giornale, cerchiamo di fare il nostro tran tran. La delega è quella che non ti fa scegliere. La delega è quello per cui tu dici non ho altro da fare che non delegare, gli altri facciano qualcosa. Questo, tra l'altro, mi sento di dirlo anche dal punto di vista della nostra esperienza di Chiesa, qualche volta noi ce lo trasciniamo nel retaggio ecclesiale, che ci pensi il parroco, ci pensino i preti, o i preti ci pensi il resto della compagnia. Io lo dico all'interno del mondo della Caritas. Io quando sento una parrocchia che dice, beh, profughi, stranieri, poveri, ci pensi la Caritas. Questa è una delega. Quindi la Caritas, invece di essere uno strumento, un pungolo per la comunità cristiana, diventa un piccolo gruppo di eletti che da un certo punto di vista dovrebbe togliere il problema alla comunità. Questa è la delega. Allora, là dove mi si dice non posso far nulla, no, per me la prossimità passa da elementi molto concreti, molto quotidiani, certo che chiedono una scelta e ogni scelta è complessa, è complicata, ci mancherebbe altro. La scelta delle parole. Certo, per scegliere le parole ho bisogno di informarmi, per scegliere le parole ho bisogno di costruire un vocabolario, per scegliere le parole ho bisogno di tempo. Però non è impossibile, è una modalità di vita. Per scegliere che cosa acquistare, diceva prima Giuseppe, certo, devo informarmi, devo capire, ma devo anche riuscire a comprendere che la mia scelta non è semplicemente una scelta che alla fine dice, vabbè, che compri o non compri i gamberetti, chi se ne frega. No, la mia scelta, più la seconda scelta, più la terza, più la quarta, diventano una modalità di costruire futuro. Per cui non è vero che le mie scelte non contano niente, sono fondamentali.
Per non parlare poi, mi permetto di dire, della scelta che abbiamo anche come cittadini di costruire, come dire, gli elementi di governo di una comunità. Insomma, adesso onestamente parlando, e quando diciamo i politici, ho capito però, non è che i politici arrivano da Marte, cioè non è che sono marziani calati dall'alto, sono comunque delle scelte politiche di una struttura, di una comunità, di un pensiero. Ecco perché dal mio punto di vista la prossimità è un elemento costante di educazione al vivere umano che passa attraverso tutto questo. Ed è questo l'elemento che secondo me va soprattutto comunicato anche alla dimensione giovanile oggi. Cioè i giovani vanno spinti ad essere consapevoli delle scelte che diventano una dimensione non di futuro, ma di oggi per tutti. Per cui allora mi verrebbe da dire, è possibile? Certo che è possibile. Costa? Certo che costa. Ma se il costo è vivere tutti meglio in modo umano, allora uno dice, vale la pena? È possibile farlo? E questo farlo mi dà anche una sorta di responsabilità e di positività nell'umanità. Altrimenti davvero purtroppo noi ne usciamo e ritorniamo ancora alle categorizzazioni, no? Per cui noi siamo piccoli, siamo poveri, non sappiamo cosa fare. E dal mio punto di vista no, dobbiamo recuperare il coraggio di riuscire a scegliere, a vivere insieme, a lavorare per progetti, a lavorare in rete, a metterci in relazione gli uni gli altri. Le possibilità sono tantissime. Noi credo che dovremo riuscire a sfruttarle tutte queste bene per riuscire a vivere in un certo modo. Faccio l'ultimo esempio. Stiamo vivendo in questo momento, come esperienza di Chiesa, per volontà di Papa Francesco, non della CEI, perché la CEI non l'avrebbe fatto, ma di un periodo di sinodo. Mi piacerebbe capire quanti dei battezzati che sono in questo momento nelle nostre comunità hanno preso sul serio questa cosa. La maggior parte delle persone, almeno quelle che io frequento e sento, ti dicono purtroppo, ma sì, è sempre quella, noi potremmo dire che qualche cosa, ma le robe non cambiano. Se noi partiamo con quest'idea, vuol dire che non riusciremo mai a vivere la dimensione di prossimità, ma sarà più o meno il tram tram, e non solo, avremo ancora una volta la paura comunque di perdere quello che per una serie di motivi noi abbiamo, qualche volta magari abbiamo in abbondanza. Per cui io credo che le possibilità oggi ci sono, bisogna metterle in campo, bisogna educare a questo, bisogna farle conoscere. Anche oggi sono fondamentali gli strumenti dell'informazione. Basta pensare alla dimensione social che abbiamo noi oggi. In un attimo distruggi, in un attimo chiudi, in un attimo hai tutte le possibilità di abbandono. Ricostruire, certo che è difficile, non è impossibile, è più complicato, molto più complesso. Per cui allora in questo io credo, per cui la passione per l'umanità credo che passi davvero attraverso questa, che è il condividere, l'aiutare le persone a fare delle scelte, che siano delle scelte certo coraggiose, ma che non implichino indifferenza e togliano la delega rispetto agli altri. Grazie Alessandro, ci avete dato un sacco di spunti su cui riflettere ancora. Io nel titolo era presente anche futuro, volevo fare una domanda un po' più tecnica, ma insomma giustamente Giuseppe ci faceva riflettere sul fatto che se un ragazzo si trasferisce all'estero, nessuno si domanda italiano, nessuno si domanda che tipo di migrante è, no? E noi, insomma, perlomeno le persone che sono presenti qua sicuramente ritengono che ognuno abbia il diritto di scegliere il paese dove andare a stare, perché sta bene nel suo, ma anche no, ecco, oppure non sta bene. Però io sono curiosa, ne abbiamo parlato, cioè ce ne ha parlato l'altra settimana abbiamo assistito a un incontro con padre Alex Zanotelli organizzato qui a Dro.
e parlava anche di tutti i futuri migranti climatici che ci saranno. Ecco, ci sono delle previsioni, Giuseppe, chiedo a Giuseppe magari, o insomma delle proiezioni, ecco, su questo, no? Perché abbiamo davanti questi famosi 8 anni nel quale riuscire a fare qualcosa per invertire un po' la rotta del clima su questa terra, ecco. Ti chiedo magari se puoi dirci qualcosa anche in merito, non per fare delle differenze, ma giusto per comprendere che è anche in arrivo questo tipo di realtà, ecco. Sì, effettivamente questo dei migranti ambientali o comunque chi subisce in primo luogo i danni all'ambiente sarà un tema che nei prossimi anni sentiremo tantissimo e soprattutto lo leggeremo in termini di numeri, nel senso che se io penso ai 16 milioni di profughi degli anni 80 e agli oltre 80 milioni di profughi che abbiamo adesso, immagino come questo numero possa potenzialmente crescere. Una cosa che noi non consideriamo mai è che più del 70% di queste persone rimane o nel proprio paese, quindi è uno sfollato interno, oppure rimane in un paese confinante, perché la speranza di chi poi abbandona la propria casa è quella in qualche modo di tornare ad abitarci, no? E in queste settimane, come abbiamo visto arrivare da noi tante persone dall'Ucraina, abbiamo anche visto come il fenomeno in qualche modo si è già fermato e come alcune di queste persone sono già rientrate, soprattutto nelle zone che, la zona di Kiev, che inizialmente era stata presa sotto assedio in maniera un po' più insistente, poi pian piano la presa si è allentata, no? Perché insomma la speranza è sempre quella di tornare a casa, nessuno insomma abbandonerebbe proprio a cuor leggero il proprio territorio. E il paradosso è questo, no? Che chi sta producendo i danni all'ambiente è principalmente il mondo industrializzato e chi subisce le conseguenze del clima che cambia sono principalmente i paesi in via di sviluppo, i paesi poveri. Quindi la doppia beffa è che oltre a dover abbandonare le proprie terre per una questione legata al clima che cambia, non si è neanche artefici del proprio danno, no? E quindi non riesco a fare delle previsioni, però riesco a dire che è un problema complesso che richiede delle soluzioni complesse. Quindi richiede che i governi o comunque gli organi di rappresentanza internazionale dei governi prendano delle decisioni molto forti e che da lì a scendere ognuno di noi prenda le sue piccole decisioni per evitare che questo problema diventi ancora peggiore rispetto a come è adesso. Però ne sentiremo parlare. Purtroppo gli studi sulle migrazioni ovviamente aspettano un po' che il fenomeno si evolva per poter avere dei dati certi su cui ragionare, quindi non è prevedibile quante persone subiranno danno dal clima che cambia, però sarà sicuramente uno dei temi, ma quella dei gamberetti era solo una battuta e risale comunque a 10-15 anni fa, quindi il cambiamento in alcuni territori, non so se penso al coltan in Congo, no? A tutte le persone che abbandonano quel territorio lì per produrre i nostri cellulari, perché non ce ne basta uno, ma ne vogliamo 5, poi vogliamo le batterie di 3 computer, eccetera. Cioè il nostro modo di consumare, di divorare prodotti a questo, quindi a questo come effetto diretto. Dall'altro lato però ci tengo anche a che non ci sentiamo noi piccoli i principali responsabili di questo danno, perché insomma io non posso chiedere ad una famiglia precaria che ha uno stipendio molto basso di fare degli acquisti, diciamo degli acquisti ecosolidali, no? Cioè di comprare un chilo di pane a 7 euro invece che a 2. Non posso chiederlo, ma devo rivendicare il diritto a che chi inquina, chi produce, chi consuma in grandi numeri faccia delle scelte diverse. Quindi la responsabilità deve essere equalmente, diciamo, ripartita, ecco, per limitare i danni. Grazie Giuseppe, grazie mille. E solo un altro saluto da Sergio che ci guarda su YouTube e che vi ringrazia per la serata. E, ecco, poi dice: ho una sensazione, mi sembra che tante persone
parlino di pace, ma poche persone vogliono veramente la pace. Se su questo vi sentite qualcosa. C'è l'audio aperto di Sala Dialogo, non so se sta parlando qualcuno. Maddi. Adesso c'è il Mauro che vuole fare una domanda. Volevo chiedere una cosa. Ecco Mauro. Volevo chiedere una cosa. Sotto l'emozione di questa guerra in Europa, no? A parte il fatto che ci siamo già dimenticati che una guerra in Europa c'è stata nel 92-94, sembra sia scomparsa. No? Sotto l'emozione di quella guerra, di questa guerra qui, si sentono anche delle cose belle, ma anche un fondo di ipocrisia. Vi spiego subito il perché. L'altro giorno eravamo lì in 3 e stavamo leggendo il giornale e commentavamo un po' l'evolversi della guerra in Ucraina. Sull'articolo del giornale c'era scritto che il generale russo che inizierà o ha già iniziato l'operazione contro Mariupol e Odessa è lo stesso generale russo che aveva che aveva distrutto Aleppo. Era quello che ha guidato la distruzione Aleppo in Siria. Allora io ho chiesto lì, ma scusa, quelli che sono scappati da Aleppo, dalla Siria, che sono venuti qua e non li abbiamo lasciati entrare per motivi vari, perché quelli sì e quelli no, e gli ucraini sì? Mi è stato risposto. Premetto che al mondo tutti siamo simili l'uno all'altro, e stanno risposto, sono simili a noi. Mi sono domandato, che razza di ipocrisia c'è sotto? Quelli là hanno subito una distruzione, forse ci fanno comodo, forse non lo so, forse vogliamo caricarci quelle colpe che prima Giuseppe ha detto che non abbiamo mai affrontato. A parte che sono contento, perché i numeri, come diceva Alessandro prima e Giuseppe, i numeri li conosciamo, i 70.000, 440.000. Adesso non so fino a quando dura questa emotività e fino a quanto siamo disposti ad aprire le nostre porte. Io spero per sé, ma dubito molto questo. Grazie Mauro. Alessandro, volevo lasciare la parola a te, ma, per non occupare troppo spazio, ma in realtà è purtroppo la verità, cioè lo si diceva anche all'inizio, c'è una discriminazione anche tra le persone, tra le guerre, no? Ci sono delle guerre vicine e delle guerre lontane, ci sono delle guerre in cui ci sentiamo chiamati in causa dal primo momento e delle guerre di cui non sentiamo parlare, o se sentiamo parlare sono così lontane da noi che anche le persone che stanno subendo i danni di quella guerra quasi quasi non ci interessano o ci siamo assuefatti. Era l'estate scorsa in cui abbiamo visto gli aerei riempirsi di afghani che arrivavano con la ritirata, cioè siamo stati mossi anche lì da grande solidarietà, però poi è bastato che passasse pochissimo tempo prima che ci dimenticassimo, e il rischio è che anche questa guerra finirà nel dimenticatoio, e se non è così è solo perché è un po' più vicina, è solo perché nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità c'è sicuramente una donna ucraina che da anni accudisce o cura una nostra parente anziana oppure una nostra vicina, quindi sentiamo la vicinanza, e questo un po', diciamo, fa la differenza. Quindi mi dispiace dirlo, e mi dispiace che non ci sia una soluzione, però c'è una discriminazione che a volte è anche una discriminazione istituzionale, perché sono anche le istituzioni che hanno scelto che alcuni profughi fossero clandestini, fossero irregolari, avessero tutte quelle parole di cui anche Alessandro parlava prima, cioè quelle parole che hanno dentro di sé un giudizio, un pregiudizio negativo, e poi ci sono altri cittadini che, siccome sono più vicini e hanno più cose in comune con noi, anche a partire dal semplice colore della pelle, allora loro improvvisamente diciamo salgono nella classifica.
è un dato, e lo portavo prima, cioè le tempistiche per ottenere un permesso di soggiorno per i cittadini ucraini sono rapidissime rispetto a quelle subite invece da un richiedente asilo o un rifugiato, che a volte, oltre a presentarsi di fronte ad una commissione per raccontare la sua storia e sentirsi dire se la sua storia è credibile oppure no, e quindi anche avere la preparazione per poter raccontare, avere la preparazione di un ragazzo del Mali che è sempre stato in campagna, non ha mai fatto un giorno di scuola e che deve raccontare di fronte a 3 persone in maniera cronologicamente conseguenziale degli avvenimenti a testimonianza della sua discriminazione, non è per niente facile. E quindi anche in questo caso, e questo veramente non lo dico per discriminare gli ucraini, ma lo dico perché stiamo producendo delle discriminazioni anche nella solidarietà. Quindi quando prima si diceva cosa possiamo fare, è vero, i giovani, io adesso mi schiero un po' dalla parte dei giovani, è vero, i giovani a volte sembrano un po' disinteressati, a volte un po' indifferenti, in realtà incontrandoli nelle scuole io mi accorgo di tutt'altro, mi accorgo che sono chilometri e chilometri avanti. Vi lancio a vostra volta una provocazione, nel senso che i bambini imparano con l'esempio, quindi da qualche parte avranno imparato ad essere così se sono indifferenti. Allora non è possibile non riuscire a trovare un appartamento in affitto per 3 ragazzi lavoratori africani e invece riuscire a trovare 50 appartamenti che si liberano improvvisamente per una famiglia ucraina. Con tutto il rispetto per la famiglia ucraina, però allora lì noi cosa possiamo fare? Possiamo oliare queste relazioni tra le comunità e quindi abbattere un pochino quel razzismo di cui parlava il signore prima, che ringrazio per la domanda. Grazie. Sì, io aggiungo semplicemente 2 parole rispetto, anche perché mi sento chiamato in causa, perché qualche volta io ho fatto l'obiettore di coscienza a suo tempo in Caritas e l'altro giorno leggevo appunto l'intervento sul giornale dicendo: ma dove sono finiti i pacifisti? Dov'è la vostra gente di pace che andava per strada? E è vero, si parla tanto di pace, ma forse costruire la pace diventa più complicato. Ma anche lì bisogna capirsi che cosa intendiamo per pace, perché se pace è, tra virgolette, semplicemente il togliere le armi per evitare la guerra, allora lì dovremo fare un certo tipo di azione. E in questo momento sto pensando alle azioni politiche che noi abbiamo in Italia rispetto anche all'armamento e al riarmamento del mondo. Dovremo porci un interrogativo e lì forse bisognerebbe riuscire davvero a farsi sentire in un certo modo, perché se da un lato noi forniamo le armi, non possiamo pretendere che con l'altra mano possiamo riuscire a gestire il grano. Dobbiamo fare delle scelte da questo punto di vista. Allora, quando a me chiedono sempre: ma dove sei tu come scelta di pace? Io sono, come dire, cerco di sminare, quindi di togliere le mine, là in quella che è la dimensione della vita quotidiana. Dove sono le persone che parlano di pace? Io mi auguro che siano nella vita quotidiana, cioè che credano alla pace, che vivano in una dimensione di pace, ovvero di scelte umane. Io mi auguro che questo la faccia il bravo insegnante, la brava mamma di famiglia, il bravo papà, a livello educativo, il bravo parroco, il bravo sindaco, cioè tutte le persone che riescono a lavorare, il bravo operaio. Questa è la realtà per cui si possa riuscire a trasformare la pace in una dimensione umana quotidiana, perché altrimenti, ancora una volta, anche il tema pace viene delegato ai pacifisti. Ma non funziona così. Ognuno deve recuperare il suo senso di appartenenza alla dimensione umana e far sì che nelle sue, insisto, quotidianità possano esserci queste esperienze. Prima Giuseppe raccontava dei bambini, è verissimo. Io, come ben sapete voi, precedentemente al tema Caritas lavoravo in tema religioni e ho fatto anni, a me piaceva andare avanti a lavorare con i bambini e con i ragazzi, perché è vero, è perché loro respirano l'aria che noi trasmettiamo a loro. Per cui se noi respiriamo un'aria inquinata e loro non possono che respirare quella, e qualche volta a fatica sono loro che ci insegnano che forse l'aria è opportuno ripulirla. Per cui la parte che io sento oggi preponderante è quella di riuscire a ritrovare
tutti gli spazi educativi, tutti, che vuol dire riuscire a tirar fuori il meglio da ogni persona. E questo secondo me è il compito di ognuno dal punto di vista umano. Questo deve essere, secondo me, la chiave di lettura. Per cui allora non c'è un tempo in cui i pacifisti devono esserci e un tempo in cui non devono esserci. La dimensione umana oggi si riconosce da quella che è l'attenzione per quello che uno vive nella sua quotidianità, nel suo rispetto degli altri, nel suo rispetto di se stesso, per come parla, per come non giudica, per come accoglie, per come vive, per tutte le sue fatiche, perché non è che tutta sta roba qua uno riesce a farla tranquillamente, no, ci sono dei momenti in cui uno la sera dice mi sembra di non aver costruito nulla, ma qualche volta anche il confronto, anche l'ammissione dei limiti diventa un segno di pace dal mio punto di vista. Per cui è su questo secondo me che si può costruire. Quindi tutto per dire che la possibilità c'è, ma dobbiamo volerla, dobbiamo un po' impegnarci su questo. Grazie Alessandro e grazie Giuseppe, è veramente stata una serata ricchissima e grazie per tutto quello che ci avete raccontato, donato, insomma, questa sera, è come viene la parola dono. E, Padre Gianfranco, se vuoi salutare anche tu, così poi andiamo verso la conclusione. Io devo dire solo grazie, grazie e grazie. E che tutto quanto è stato detto qui è che diventi motivo di riflessione per capire meglio e per vivere meglio. Grazie infinite e a presto. Grazie. Grazie mille, grazie Giuseppe, grazie Alessandro, è stato un piacere veramente. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata. Grazie. Grazie a tutti quelli che hanno Ciao, partecipato in Zoom, in sala e su YouTube. Grazie a tutti. Ciao. Grazie Barbara e grazie di nuovo Alessandro e Giuseppe. Buona serata. Ci sentiamo domani. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao Alessandro. Ciao, ciao. Ciao Carlo. Ciao, grazie. Ciao, Carlo. Scusate il ritardo. Niente, ciao Carlo, ciao.